Ciao a tutti. Benvenuti su Celebrita dalla Turchia. Tutti i dettagli sono nel nostro video. Prima di cominciare, iscrivetevi al canale e condividete il video per non perdervi nessun aggiornamento. Grazie di cuore. Uno dei titoli più discussi degli ultimi giorni ha finalmente trovato una risposta, e arriva proprio dalla voce del diretto interessato. Kerem Bürsin ha rotto il silenzio intorno alle voci di presunto tradimento che lo hanno inseguito senza sosta, dichiarando che ciò che è accaduto è qualcosa di molto diverso da come è stato raccontato. Il popolare attore, con un tono fermo ma visibilmente provato, ha spiegato di aver aspettato il momento giusto per parlare, per chiarire un equivoco che, a suo dire, ha preso una piega incontrollabile. Non c'è stato alcun tradimento, è tutto un malinteso. Tutto ha avuto inizio la settimana scorsa, quando Kerem Bürsin è stato ripreso in un locale mentre parlava in modo ravvicinato con una giovane donna seduta accanto a lui. Brevi video diffusi sui social da più testimoni presenti nella serata si sono propagati a velocità impressionante, alimentando all'istante l'onda delle insinuazioni. La piazza virtuale si è spaccata in due. Da una parte chi scriveva «Le immagini sono chiare, non c'è nulla da aggiungere», dall'altra chi difendeva Kerem sostenendo che non si può giudicare una persona da un singolo frame. Nel mezzo, il silenzio del protagonista non faceva che aumentare la pressione, come benzina su un fuoco già acceso. Quel silenzio si è interrotto ieri sera, quando Kerem Bürsin ha risposto alle domande dei cronisti durante un evento del brand di cui è volto. Le telecamere hanno colto i suoi occhi lucidi, un'immagine che ha colpito tanto i presenti quanto chi ha visto la scena online. Ecco le frasi che hanno catalizzato l'attenzione: questa storia non è affatto come sembra. Non accetto un'accusa così grave come quella di tradimento. La persona che avete visto con me è un'amica d'infanzia. È stata solo una breve conversazione. Ma quando il video viene presentato in un certo modo, tutto precipita. Poi ha aggiunto: che nella mia vita ci sia qualcuno o meno, decido io se e quando parlarne. Chiedo che venga rispettata la privacy delle persone. In sala è calato un silenzio insolito. I reporter, abituati a frasi costruite, sono rimasti spiazzati dall'emotività della scena, mentre i telefoni continuavano a registrare ogni sillaba. Secondo fonti vicine, il vero motore della bufera sarebbe la nota riservatezza di Kerem Bürsin e Hande Erçel. Una coppia amatissima, ma da sempre attenta a non esibire ogni dettaglio della propria vita. Questa cura del confine privato, spiegano in tanti, basta da sola ad alimentare qualsiasi voce nasca da un'immagine fuori contesto. A peggiorare tutto c'è anche la cultura social dell'associazione. Un like, un sorriso, un gesto involontario, e in un attimo Kerem viene accostato a persone con cui non c'è alcun legame. Così il più piccolo dettaglio diventa terreno fertile per fraintendimenti giganteschi. Un commentatore di Gossip ha sintetizzato la situazione: Kerem oggi è tra i volti più esposti in Turchia. Con questa visibilità, perfino l'attimo più innocente può essere letto nel modo peggiore. Un amico di lunga data, che ha preferito restare anonimo, ha confidato: Kerem è davvero ferito. È pesante vedere che un rapporto di amicizia si trasformi in uno scandalo in pochi minuti. La cosa che lo colpisce di più è sentirsi non capito. Parole che fotografano non solo un caso mediatico, ma una ferita personale, l'ennesimo prezzo della fama in un'epoca in cui tutto diventa contenuto da condividere. La presa di posizione di Kerem Bürsin, riassunta nella formula non tradimento, ma malinteso, sembra aver spostato l'asse della discussione. La sua voce è stata calma e decisa, eppure nessuno si aspetta che il chiacchiericcio si esaurisca da un giorno all'altro. Basta una nuova clip, una didascalia insinuante, o una frase dell'altra parte per cambiare di nuovo rotta. Per il momento, però, c'è un punto fermo. Kerem sostiene con forza che le accuse siano infondate e non intende alimentare la spirale. La sua assenza dai social dopo l'esplosione del caso ha acceso ancora di più la curiosità di fan e media. Le frasi pronunciate all'evento sono state insieme spiazzanti e liberatorie, perché è raro sentirlo esporsi con questa franchezza su un ambito di cui, da anni, parla pochissimo. Nello sguardo c'era un velo di tristezza, la traccia di un peso che non è solo pubblico ma profondamente privato.
Chi lo conosce sostiene che non si tratti soltanto di un equivoco mediatico, ma anche di una frattura di fiducia. Vedere un'amicizia trasformata in una trama da tabloid è una prova dolorosa anche per chi è abituato ai riflettori. L'impressione, in quelle immagini, era chiara: voglio solo essere capito. Intanto la marea social non si è fermata un secondo. Gli affezionati di Kerem, abituati al suo profilo misurato, hanno tirato un sospiro di sollievo dopo le sue parole, altri sono rimasti diffidenti, chiedendosi quanto un video possa o non possa parlare da sé. Il dibattito si è spostato sul valore delle prove, c'è chi difende la versione dell'attore e chi domanda se quella sia davvero tutta la verità. Tra le fila dei commenti, emergono due sentimenti opposti, la voglia di proteggere e la tentazione di sospettare. In mezzo alla tempesta, Kerem cerca di mantenere la rotta. Secondo indiscrezioni, avrebbe deciso di concentrare le energie sul lavoro e sui legami più autentici, quelli che resistono al rumore. La tristezza del suo sguardo, unita alla nettezza delle parole, racconta una determinazione che non vacilla anche quando l'interpretazione pubblica prova a piegare ogni gesto. E forse è proprio questa la lezione più grande di questa storia: quanto velocemente un equivoco possa crescere nel sistema dell'attenzione continua. Dopo le dichiarazioni, la stampa di costume ha ritarato il tiro. Le voci dei giorni precedenti sembravano avere una consistenza di ferro. Poi l'onestà del racconto di Kerem ha convinto molti, pur senza zittire gli scettici. I fan, da parte loro, hanno rimarcato la sua postura ferita ma salda, mentre i thread sui social restavano divisi. Alcuni utenti hanno scritto: le sue parole bastano, punto, altri invece hanno rilanciato domande e sospetti. Dal suo giro più stretto, filtra che Kerem abbia fatto di tutto per restare calmo e non dare carburante ai pettegolezzi. La priorità, dicono, è proteggere i confini personali, per evitare che le relazioni importanti vengano contaminate. C'è poi l'altra metà del cielo che tutti hanno in mente, senza che nessuno osi pronunciare il suo nome ad alta voce durante le interviste: Hande Erçel. La sua eleganza si è tradotta in silenzio, in questi giorni. Niente proclami, solo post neutri, lavoro, impegni, una normalità apparente che in realtà è un messaggio: non tutto deve essere spiegato a caldo. È un riservo che ha voluto rispettare anche Kerem, quando gli è stato chiesto direttamente di lei: non trascinate altre persone in questo. Non è giusto. Una risposta sobria, in linea con la loro discrezione di coppia. Il loro modo di stare al mondo, mai urlato, sempre controllato, oggi è più che mai una scelta. Un dettaglio in più, rivelato da chi era presente quella sera nel locale, aiuta a capire come il quadro si sia distorto. La conversazione incriminata sarebbe avvenuta a un tavolo condiviso con un piccolo gruppo di amici. L'angolazione del video, tagliata e stretta, avrebbe cancellato chi c'era intorno, isolando Kerem e la giovane donna e creando l'illusione di una confidenza romantica. La donna, sostengono, è una conoscente di vecchia data, qualcuno che Kerem definisce amica d'infanzia. Dopo il ciclone, lei avrebbe temporaneamente disattivato i propri profili per sottrarsi alla tempesta di messaggi. Un segnale di quanto, in questa storia, l'effetto collaterale colpisca anche chi con la fama non ha nulla a che fare. Dal fronte professionale, la reazione è stata sobria. I rappresentanti del brand hanno espresso solidarietà, lodando la chiarezza del loro testimonial e invitando tutti al rispetto. Nessuna campagna è stata fermata, nessun passo indietro, la fiducia, al momento, resta intatta. È un indizio che pesa, perché il mondo dei marchi si muove con prudenza. Se avessero intuito un'ombra più scura, avrebbero scelto una linea di fuga. Invece la rotta è rimasta diritta. In controluce, appare il filo conduttore che lega Karen Burson e Hand Erçel fin dai loro inizi: la disciplina professionale, la cura della parola, l'idea che la vita privata non sia un set. Chi li segue lo sa, non è timidezza, ma scelta. Ed è proprio questa scelta che talvolta si ritorce contro di loro, perché il vuoto lasciato dalle non dichiarazioni viene riempito da ipotesi, collage, montaggi, titoli che promettono rivelazioni. Eppure, anche adesso, Kerem sembra preferire l'ossimoro più difficile: parlare solo per chiedere silenzio.
La crescita lampo dei fraintendimenti nel mondo del gossip ricorda una verità scomoda, la fragilità delle vite esposte. Le parole di Kerem non solo hanno provato a ripulire il suo nome, ma hanno ribadito un concetto: il privato è un territorio sensibile, e oltrepassarlo porta danni che non si rimarginano in fretta. Quello che succederà nei prossimi giorni non è scritto: una nuova dichiarazione, un'immagine diversa, o, semplicemente, il tempo che fa il suo mestiere e spegne il clamore. Al momento, però, la versione è chiara: c'è stato un fraintendimento. E non c'è la volontà di trasformarlo in un duello mediatico. Dentro questo quadro, resta una domanda che tutti, in fondo, si fanno: come sta Ande? Chi ha avuto modo di incrociarla in questi giorni racconta di una serenità composta, la stessa che ha accompagnato ogni sua fase pubblica. Nessun commento diretto, nessuna posa studiata, solo il lavoro e la cura dei progetti, come a dire che il rumore non definisce la sostanza. Qualcuno legge questo silenzio come una prova di fiducia. Altri temono che sia il segnale di una crepa. Le persone vicine, però, giurano che le sfide più vere vengono affrontate lontano dai riflettori. Non tutto deve essere un contenuto, sussurra una voce amica. E mentre i thread continuano a snodarsi con toni ora difensivi, ora inquisitori, una cosa appare evidente: Karen Burson sta proteggendo i confini, Henderson sta proteggendo il respiro. Insieme, o separati nel modo in cui si sta separati quando si attraversa una bufera, stanno scegliendo la discrezione come unico scudo possibile. Il resto lo farà il tempo, che smaschera gli eccessi e preserva ciò che vale. Questo è il punto in cui ci fermiamo per oggi. La storia potrebbe cambiare da un'ora all'altra, perché i racconti del web non dormono mai. Ma per adesso, la cornice è questa. Un video tagliato, una lettura gonfiata, una smentita netta, e una coppia che non confonde la vita con il palcoscenico. Vi terremo aggiornati su ogni sviluppo. Se il video vi è piaciuto, non dimenticate di iscrivervi a Celebrita dalla Turchia e di condividerlo con chi segue Karen Burson e Henderson. A presto!